Ritengo la decozione una tecnica assolutamente inutile da fare in casa e secondo me non porta nessun vantaggio alla birra finita e complica solamente le cose. E questo è ciò che direbbe e che dice chi vuole giustificare il non interesse a queste tematiche. E permettetemi peraltro di dire che io sono sempre stato uno di questi. Spesso noi homebrewer infatti tendiamo a giustificare l'impossibilità nel provare cose, per esempio per mancanza di tempo, mancanza di spazio, mancanza di denaro o altro, dando delle spiegazioni magari un po' arrancate come non serve a nulla, non mi porta dei benefici, è solo una perdita di tempo. E queste giustificazioni ci consentono, se vogliamo, di andare a proteggere un po' il nostro orticello da quelle novità, da quegli aggiornamenti che potrebbero, passatemi il termine, mescolare le carte in gioco, quindi portandoci magari fuori dalla nostra comfort zone. Però il vero problema è che più l'homebrewer è esposto mediaticamente, se vogliamo anch'io faccio parte di questa categoria, il rischio è che le affermazioni abbiano un peso veramente molto elevato, molto importante, nei confronti di coloro i quali sono alle prime armi, alle prime leve. Il rischio è che alcune affermazioni possano nuocere pesantemente in maniera negativa. E quindi sono il primo a dire attenzione a chi si ascolta e soprattutto a prendere con le pinze tutto quello che viene detto. E faccio riferimento in particolare a quello che dico io. Ciao a tutti e bentornati su Project Zero Homebrewing. Oggi facciamo un brew day di una birra a bassa fermentazione ceca, una Czech Premium Lager, dove andrò a mettere in pratica una tecnica appunto che è quella della decozione fatta in casa e andremo a vedere se ci saranno dei benefici, se ci sarà da parte mia un riscontro positivo sull'utilizzo di questa tecnica, sempre che riesca a portarla a termine. E con questo esperimento io vi mostrerò come andrò a gestire il tutto utilizzando praticamente due pentole elettriche più una pentola a parte, ma non elettrificata e senza usare il gas, con un impianto elettrico domestico classico canonico da 3 kWh, chiaramente cercando di non far saltare l'impianto. E durante il video ovviamente vi parlerò anche dei dettagli della ricetta. Ma ora andiamo subito a metterci all'opera. Per iniziare scaldo tutta l'acqua di sparge, come al solito nel mio bollitore Grainfather, ma la porto fino praticamente al punto di ebollizione e dopodiché trasferisco tutta l'acqua all'interno di una pentola che ho in alluminio e la riporrò da parte durante la prima fase del brew day. Ho deciso di fare questo passaggio per portare l'acqua appunto a 100 gradi, trasferendola in una pentola e durante il lasso di tempo che mi porterà fino allo sparge, in teoria l'acqua dovrebbe sicuramente perdere dei gradi, però si avvicinerà comunque al momento dell'utilizzo verso i 78 gradi che è la temperatura di mash out o comunque lì vicina. In questo modo risparmierò tempo e quando sarà il momento, se l'acqua sarà a 78 gradi, la utilizzerò così com'è, altrimenti la sposterò di nuovo nel bollitore per dargli un'ultima botta di calore, ma questo mi occuperà poco tempo perché non partirò con l'acqua a temperatura ambiente ma con un'acqua già con una buona temperatura. Questo è uno stratagemma che ho utilizzato per evitare sovraccarichi appunto nell'impianto, riscaldando l'acqua nella stessa pentola che poi utilizzerò anche per la decozione. Per cui a questo punto pentola di sparge libera, pronta per essere utilizzata per la fase di decozione. Passiamo però ora al machine, che ho previsto a una temperatura di 52 gradi per fare una rapida sosta di 5 minuti, che è quella canonica di Protein Rest. Per questa ricetta come grist ho deciso di utilizzare il 93% di malto Pilsner Irex, a cui aggiungere un 7% di Carapils. E con questa ricetta prevedo di arrivare in fermentatore con un AOG di 1052 e con un volume di mosto di circa 21 litri. Terminata la prima sosta di 5 minuti di Protein Rest e la successiva rampa per arrivare a 65 gradi, che è la prima sosta di ammostamento di beta amilasi,
ho proseguito come sempre per una trentina di minuti. All'interno di questo lasso di tempo la conversione degli amidi in zuccheri ha inizio, ma ovviamente non ha conclusione, perché in 30 minuti lavorando in beta-amilasi difficilmente si arriva al 100% della conversione totale. E qui entriamo nella fase cruciale dove rispetto al solito ci sono delle variazioni per arrivare appunto alla decozione. Per semplificarmi la vita ho preparato uno specchietto a mano dove ho segnato i tempi previsti, giusto per regolarmi anche con le tempistiche di ammostamento e di decozione per non commettere degli errori. E qui a video infatti vi mostro questo specchietto che mi è stato veramente molto utile e suggerisco a tutti di realizzarselo se voleste appunto testare anche voi la decozione. Quindi dicevamo, dopo 30 minuti dall'inizio dell'ammostamento sono andato con una caraffa di vetro a prelevare il 30% del totale dell'impasto, per cui in questo caso circa un 7 kg di grani e liquido. Ho cercato di tenermi un po' su una proporzione, diciamo così, 50 e 50 ad occhio, anche se è molto difficile essere precisi. E questo 30% del mesh lo trasferisco all'interno della pentola Grainfather che normalmente utilizzo per lo sparge, ma in questo caso mi servirà per la decozione, quindi pentola elettrica. E nel mentre vado ad occuparmi della pentola adibita alla decozione, il Grainfather continua il proprio lavoro con la sosta di beta-amilasi alla stessa temperatura, quindi nel G30 non cambia assolutamente nulla, ciò che è cambiato è che il 30% dell'impasto si è spostato nella pentola adibita alla decozione. Ora inizio a riscaldare il 30% dell'impasto per portarlo a una temperatura di 68-70 gradi, quindi alzo leggermente la temperatura di ciò che sarà poi la decozione per un quarto d'ora, in modo tale da sfruttare la più alta temperatura, quindi entrare in alfa-amilasi, e in un quarto d'ora cercare di convertire il più possibile gli amidi, quindi trasformarli in zuccheri per quanto riguarda il più possibile. Quindi ritengo che in un quarto d'ora dovrei riuscire a farcela. E dopo questi 15 minuti via in rampa verso la bollitura. In questa fase, ovviamente, superando la temperatura di mash out, la parte enzimatica dovrebbe fermarsi, per cui in questa porzione di 30% di impasto non ci sarà più conversione di amidi in zuccheri in futuro. Per cui dicevamo rampa verso la bollitura che ho tenuto per almeno un 10 minuti. In realtà tra rampa e bollitura sono stato un quarto d'ora. Diciamo che la rampa per 7 kg di impasto è stata anche abbastanza veloce e il mosto ha iniziato a bollire molto rapidamente, visto comunque che la potenza del bollitore elettrico è molto elevata, quindi ci ha impiegato veramente poco. Dimenticavo una cosa importante: per tutte le fasi in cui il mosto rimarrà all'interno della pentola di decozione è molto importante, almeno parlo della mia pentola, continuare a mescolare in continuazione l'intero impasto, perché il rischio è che con la resistenza sul fondo, soprattutto durante la bollitura, si possa andare a bruciacchiare, caramellizzare troppo la resistenza e di conseguenza anche il mosto e i grani, cosa che non voglio, per cui non abbandono mai la pentola se non strettamente necessario per continuare a mescolare il tutto. Siamo ora giunti al termine della bollitura della prima decozione, passaggio fondamentale per questa tecnica, in quanto la bollitura dovrebbe conferire al mosto delle note più maltate, più caratteristiche di queste tipologie di stili a bassa fermentazione, per via della reazione di Maillard che avviene all'interno di questo impasto e dovrebbe dare appunto le note caratteristiche da decozione alla birra finita, o almeno così si spera. Abbiamo detto che la bollitura della prima decozione è terminata. Ora con molta attenzione prendo la mia caraffa in vetro e trasferisco la decozione all'interno del Grainfather G30, dove nel frattempo sono passati circa 60-70 minuti della sosta di beta-amilasi a 65 gradi. Trasferendo all'interno il resto dell'impasto, il 30% dell'impasto, la temperatura in automatico è salita attorno ai 72 gradi, dove ho previsto la sosta in alfa-amilasi. In questo caso ho dato una mescolata con la paletta all'intero impasto, giusto per non prelevare nuovamente gli stessi grani del primo decotto, ma per cercare di omogenizzare un po' il tutto l'impasto.
e sono di nuovo tornato con la mia caraffa in vetro per prelevare ancora il 30% di nuovo dell'impasto da riportare nella pentola per la decozione. A questo punto però la decozione andrà dritta in rampa verso la bollitura, perché ovviamente non c'è più nulla da convertire, o almeno così spero. Per cui altri 15 minuti nella quale nel G30 il mosto continuerà a lavorare a 72 gradi per l'alfamilasi e nella pentola di decozione, oltre alla rampa, ci sarà la seconda fase di bollitura del decotto, quindi seconda decozione, al termine della quale vado a riportare il decotto di nuovo all'interno del Grainfather G30 e per effetto della temperatura, diciamo prossima ai 100 gradi del secondo decotto, la temperatura all'interno del G30 sale e arriva nei pressi dei 78 gradi per effettuare il mash out. Ora siamo al punto in cui ho effettuato la doppia decozione. Nella pentola principale, il G30, c'è tutto l'intero impasto e si torna come al solito a terminare appunto il mash out e poi andare alla fase successiva, che è quella dello sparging. Ovviamente in questa fase sono andato a controllare con un termometro a sonda la temperatura a cui era arrivata l'acqua di sparge, che incredibilmente era arrivata esattamente a 78 gradi, per cui non sono dovuto andare a ritrasferirla di nuovo nella pentola di sparge, che era a quel punto vuota dalla decozione, per dare l'ultima scaldatina, per cui con una caraffa sono andato a effettuare lo sparge, come faccio di solito, sopra il filtro superiore del cestello dei grani. Siamo arrivati a questo punto alla bollitura, che ho previsto essere di 90 minuti, all'interno della quale ho previsto le varie gettate di luppolo. In questo caso le gettate prevedono 16 grammi di luppolo Magnum, proprio giusto ad inizio bollitura, quindi a meno 90 minuti dal termine del boil, che mi porterà ad avere un 24 IBU. La seconda gettata invece è stata a meno 20 minuti dal termine della bollitura, dove sono andato ad aggiungere 1 grammo litro, quindi 21 grammi, di luppolo Rothenburg per ottenere altri 6 IBU. A meno 5 minuti dal termine della bollitura, un altro grammo litro, sempre di Rothenburg, per ulteriori 2 IBU. E poi per chiudere la luppolatura in pentola, al termine della bollitura, quindi a 0 minuti, un altro grammo litro di luppolo Rothenburg. Questa luppolatura dovrebbe conferirmi un totale di 32 IBU stimati da ricetta. Per la fermentazione di questa birra ho deciso di utilizzare lo slurry del lievito Bohemian Lager, il Weist 2124, che ho recuperato da una cotta precedente, quindi freschissimo, recuperato da poco meno di una settimana. Considerazioni personali. Beh, per essere la prima volta con questa tecnica devo dire che è filato tutto liscio. Non vi nascondo però che comunque è stato un brew day abbastanza intenso e stancante per certi versi. Sarà perché è stata la mia prima volta con questa tecnica, sarà perché non c'è mai da allontanarsi dalle pentole perché comunque c'è sempre qualcosa da fare, ma diciamo che mi ha messo abbastanza alla prova. Ma la cosa che mi ha però emozionato di più è stato che ho ritrovato quelle sensazioni che avevo alle prime cotte anni fa, quando iniziavo a lavorare in all grain, quando non potevi abbandonare un attimo perché insomma il timore di sbagliare, di dimenticare qualcosa era sempre dietro l'angolo. Oggi invece, voglio dire, è tutto molto più meccanico, tutto più automatizzato, almeno mentalmente, quindi il brew day è molto più rilassante rispetto a tempo fa. Ecco, oggi ho rivissuto, diciamo, con un salto nel passato, quelle sensazioni, per cui molto positivo. Danni non ne ho fatti, l'impianto elettrico ha tenuto e l'unica particolarità è che ho dovuto pulire per terra più del solito perché con i vari trasferimenti un po' di gocce di mosto cadeva a terra, però quello diciamo che forse è anche dovuto alla poca esperienza con maneggiare così tante volte il mosto. Magari la prossima volta andrà un po' meglio. Prima di chiudere però veniamo ai parametri che ho rilevato della ricetta. Avevo previsto, come detto, un volume di mosto in fermentatore di 21 litri con un OG di 1052. Questo tenendo conto di un'efficienza di ammostamento che utilizzo normalmente del 73% circa. A fine cotta però mi sono trovato con soli 19 litri di mosto in fermentatore
ma con una OG di 1056, quindi ben 4 punti in più rispetto alle aspettative. Però direi che i valori in realtà tornano perché non avevo considerato, volontariamente però, durante la stesura della ricetta, che la decozione all'interno di una pentola comunque potente per 7 litri di impasto, perché stiamo parlando di 2,2 kW di resistenza, avrebbe fatto bollire molto vivacemente il decotto, e questo mi avrebbe portato che circa in un quarto d'ora di decozione avrei avuto un'elevata evaporazione oraria. Tant'è vero che stimata alla fine poteva essere di un circa 4 litri ora di evaporazione oraria. E se pensiamo che la decozione, la doppia decozione è durata all'incirca una trentina di minuti, beh, il calcolo è presto fatto, sono quei 2 litri circa che mi mancano all'appello nel fermentatore. E i 4 punti di densità in più probabilmente sono proprio dovuti a questa maggiore evaporazione, semplicemente perché evaporando l'acqua all'interno del decotto il mosto si è concentrato, per cui diciamo ciò che potrebbe sembrare di primo istinto un'efficienza maggiore in realtà si traduce in un mosto più concentrato, per cui tutto torna. Ma per diciamo risolvere un po' questa deviazione dai parametri principali, diciamo perché non volevo rischiare di avere un amaro troppo basso in realtà per lo stile, ho preferito prendere una bottiglia da 1,5 litri di acqua Sant'Anna e versarla all'interno del fermentatore prima dell'inoculo del lievito. Questo mi ha permesso circa di ritornare all'interno dei parametri, quindi di OG iniziale e di volume, 1/2 litro in meno rispetto a quanto pianificato. Ed ecco qui il brew day della Czech Premium Lager con decozione completato. Se siete curiosi di sapere come sarà venuta la birra finita con questa decozione, vi invito ovviamente a seguirmi su Instagram, sul mio canale Instagram, e se foste interessati a un video assaggio con le mie considerazioni finali a chiusura di questo esperimento di decozione, fatemelo magari sapere con un commento qui sotto nel box commenti, in modo tale che se siete molti a chiedermelo, vedo di portare appunto un video dedicato a questo argomento. Io vi saluto, alla prossima e buon home brewing. Ciao!